Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come sapete dai video precedenti, il nostro viaggio sta vivendo un periodo abbastanza delicato. In 3 anni di viaggio sulla Panamericana a bordo del nostro van non c'era mai capitato niente di simile. Da un giorno all'altro tutte le strade erano bloccate con grossi massi e mettersi in viaggio da un posto all'altro non era per niente il massimo. Ci rendiamo conto che anche la pandemia ci ha obbligato a fermarci, ma lì siamo stati molto più fortunati. Infatti chi ci segue da tempo sa che ci trovavamo in Messico su una spiaggia dei Caraibi con pesce fresco ogni giorno, mentre qui siamo in Perù a 4000 metri di quota e in mezzo a delle proteste e manifestazioni del popolo a causa di un recente colpo di stato. Se volete conoscere bene tutta la storia vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, perché oggi il nostro viaggio può riprendere, anche se per poco tempo. Quindi vi facciamo vedere come siamo riusciti ad arrivare da Arequipa, città in cui abbiamo atteso la tregua dei blocchi, a Puno, ultima tappa del nostro viaggio in Perù. E poi attenzione, perché vedrete un capolavoro dell'ingegneria indigena made in Perù. Questi signori qui sono riusciti a creare delle vere e proprie isole artificiali verdi, cioè usando delle semplici radici sul lago navigabile più alto del mondo. Stiamo parlando del lago Titicaca, a 4000 metri di quota, ma vi spieghiamo tutto in questo video. Finalmente dopo 5 giorni di attesa abbiamo ripreso il nostro viaggio qui in Perù. Abbiamo appena salutato Arequipa e ci stiamo dirigendo verso Puno e si vede veramente ciò che è rimasto delle proteste. Avevano occupato l'aeroporto. Questo è l'aeroporto, hanno tirato giù tutto. Guarda qua, hanno fatto cadere tutta la recinzione. Mamma mia. In molti tratti si vedono i residui di copertoni bruciati e tutte le pietre messe a lato. Qui ci sono tutti i residui di pietre. Adesso ci aspettano 4 ore di viaggio, penso che arriveremo durante la notte, quindi ci vediamo domani. Ci stiamo dirigendo nella città di Puno e questa volta stiamo percorrendo l'unica strada asfaltata che oggi è finalmente libera, evitando di dover rifare lo sterrato dell'andata per ritornare su questo altopiano a 4000 metri di quota. Come tutte le strade del Perù, anche questa è davvero spettacolare e ci regala dei panorami unici, facendoci riscoprire per un attimo quella tranquillità e libertà di viaggio che avevamo perso per qualche giorno. Arriviamo in tarda notte sul lago Titicaca, che è anche il lago più grande del Sud America, vicini alla famiglia di Aymara che all'indomani ci avrebbe portato sulla loro isola galleggiante. Adesso ci stanno andando a prendere la barca per poi attraversare questo canale ed arrivare alle isole che sono lì in fondo. La barchetta siamo solo noi. Vabbè, è tutto bloccato. La benzina adesso la passiamo. Ecco qua. Rosa è sua mamma. E si parte. Stiamo ufficialmente navigando sul lago più alto del mondo. Navigabile, Questo lago è veramente enorme, pensate che metà appartiene alla Bolivia e l'altra metà appartiene al Perù, è grandissimo. Ci stanno spiegando che queste isole sono flottanti perché sono fatte di vegetazione e sono legate tra loro per evitare che quando c'è vento si possano disperdere in questo lago enorme. La nostra guida ci racconta che per la costruzione di queste isole si utilizzano veri e propri blocchi di radice di totora, una pianta acquatica che abbonda nel lago Titicaca. I blocchi vengono collegati tra loro tramite corde e rami. Una volta realizzata la base viene ancorata sia al fondo e sia alle altre isole, per evitare che navighi liberamente nel lago. Sopra la base si realizzano poi gli strati di totora, intrecciandoli e incrociandoli per dare rigidezza e spessore. Questo materasso viene chiamato nella lingua locale chili e sopra vengono costruite le abitazioni. Una cosa importantissima per il quieto vivere: in ogni isola abita una sola famiglia, così si possono evitare riunioni condominiali e vicini indesiderati. Questa è la stazione di servizio, che qui si chiamano Grifo in Perù. Ah, che forte! Todo sur hablamos lo que es el idioma aymara, todo norte hablan lo que es el idioma quechua. Por ejemplo, cuando vamos a llegar a mi isla, mi familia les van a decir Kamisaraki, quiere decir hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y nosotros respondemos
Wali, que quiere decir estoy bien, todo bien. Ecco le prime isole flottanti fatte da questa pianta con pannelli solari sul tetto. Questa esperienza consiste nel vedere come vivono gli abitanti di queste isole, che si dedicano principalmente alla pesca e fanno manutenzione regolare all'isola, che ogni anno ha bisogno della posa di nuovi strati di questa radice, che altrimenti perde le sue proprietà e l'isola comincia a sprofondare. Hemos descubierto que la raíz de la totora flotaba y por eso que nosotros hemos construido las islas. Así es, pero antes solo había 2 islas nada más. Ahora en día la isla creció, ya somos hartos también nietos, sus hijos, ahora hay más de 120 islas flotantes. Il turismo nazionale e internazionale è un aiuto fondamentale per l'economia di questo popolo, che come tutti durante la pandemia ha sofferto veramente tanto. De los 120 islas solo están recibiendo un 20% nada más, porque en la pandemia nosotros antes solo vivíamos como del turismo, para nosotros no había trabajo. Ed eccoci sulle prime isole galleggianti autocostruite. E la comunità si chiama Uros, che significa uomo del lago. Normalmente algunos le dicen Titicaca, pero el nombre correcto es Titicaca. Caca. Así es, Caca, así es. Titi es en Aymara y Caca es en quechua. Titi quiere decir un puma, porque la mapa de todo el lago tiene una forma de un puma. Y Caca quiere decir piedra o roca. Notiamo delle imbarcazioni davvero particolari con 2 gatti sul davanti, sempre realizzate con la stessa radice. Guardate queste imbarcazioni, qui siamo in un'isola flottante. Queste barche vengono utilizzate durante le cerimonie. Ci sta spiegando che le donne qua usano in fondo alle trecce questi bonbon. Posso vedere? Puoi vedere. Ad esempio questi sono della signora e sono piccolini perché lei è sposata, invece ci ha detto che le donne single li usano molto più grandi per attirare l'attenzione degli uomini. Fai vedere come si attira l'attenzione degli uomini. Stiamo attraccando nell'isola di Sumamarca, che vuol dire bella città. Eccoci qua arrivati sull'isola flottante, guardate. Ecco, sto mettendo piede per la prima volta nella mia vita su un'isola flottante. Wow! È come stare su materasso. Avete presente quei tappeti morbidi dove giocano i bambini nei parchi? Ecco, la sensazione è come quella di camminare su un materasso, però siamo sospesi sul lago navigabile più alto del mondo, a 3800 metri di quota. Si può saltare. Un'esperienza incredibile. Al sotto abbiamo praticamente 30 metri d'acqua. Anche le case sono realizzate con dei muri di totora e devono essere molto leggeri, perché se sono troppo pesanti rischiano di creare una depressione nell'isola oppure di inclinarsi con il passare del tempo, come la casa della sorella dei nostri amici. Ecco le case di Urus qui. Questa è la casa della nostra guida. La casa deve essere veramente molto comoda perché è tutto su un materasso, quindi si può dormire ovunque. Vamos. Aquí no necesita colchón. Oh. Questo è il letto. Che esperienza, ragazzi. Qui ci sono anche le luci con dei pannelli solari. Ci fa provare il suo letto. Com'è? Comodo? Stai galleggiando sul lago Titicaca. Nos vestimos estas polleras para el frío. ¿Y las hacen ustedes? Sí, nosotros hacemos. Un año nos ha dado el Fujimori cuando entró presidente.
Nos ha dado máquina, con eso cosimos. E mentre le donne creano abiti per tutta la famiglia e bellissimi ricami che raffigurano gli elementi principali della loro cultura, gli uomini si dedicano alla pesca e alla realizzazione di imbarcazioni. Ma le sorprese qui non finiscono e ci fanno provare degli abiti veramente speciali. Ci stanno facendo vestire con i loro vestiti tipici. Presidenta della isla. Presidente de... Io sono il presidente. Sì. Anch'io mi sono vestito adesso come il presidente dell'isola. Ah, ok, grazie. Ah, come lo hai? E questo è il materiale, la totora si chiama. Sì, totora. La totora che praticamente non è solo un materiale da costruzione, ma permette a queste isole di galleggiare, è anche un combustibile e le sue radici si possono mangiare. Sto facendo le trecce. Ti sta benissimo. La sfilata di moda. Bella. Quindi al momento Serena è Io single. sono single, adesso vado per le isole a cercare. Invece anche Carlo è vestito come presidente, col sombrero, questa camicia Bellissimo, tutta colorata. tutto fatto a mano e poi la mitica borsa. Anch'io ho i pompon, queste sono tutte le mie ragazze. Qua ha detto che sono le ragazze che fanno la corte agli uomini. Che ragazzo fortunato. Questa è in pratica la cucina degli indigeni, si mette una pietra sotto ovviamente perché sennò tutte le radici qui si bruciano e si usano le radici stesse come combustibile e qui ci sono le pentole. Il sistema per far galleggiare queste isole è questo qui. Qui ci sono questi corpi galleggianti dove nasce la totora, infatti si può vedere qui che sta nascendo, e si legano tra di loro per evitare che le isole vengano disperse nel lago e poi si mettono strati orizzontali e verticali di totora tagliata e la cosa bella è che poi si fanno partite di volley e di calcio per creare una superficie omogenea e a questo punto l'isola è pronta per viverci. E questa è la differenza tra la casa di un tempo degli antenati e le nuove case che costruiscono adesso. Se vai al lago, sì. Iniziata una partita di pallavolo, finalmente lo mettiamo all'opera questo giocatore qua. Facci vedere le tue doti. Come ultima tappa la famiglia ci porta sull'isola capitale, dove si trovano i servizi essenziali come un mini market e un negozio di souvenir per i turisti. Adesso stiamo arrivando all'isola capitale. Pensate che per costruire una di queste isole possono servire 4 anni di lavoro. Questa è praticamente un po' la piazza. La capitale delle isole qua di Urus. C'è un negozietto, un ristorante, forse anche un piccolo bancomat. Questo è il parcheggio con tutte le barche. E l'immancabile radice che ci permette di galleggiare. Per le case invece, poiché l'umidità tende a salire, si fa uno strato, anzi più strati in più di questa radice per poi appoggiare la struttura ed evitare che poi vada giù oppure che l'acqua vada su. La radice è proprio una spugna, dentro ci sono dei forellini che quindi consentono il galleggiamento. Salgo a vedere il mirador in questa scala un po' storta però. Wow, è un po' traballante, però capisco che qua è tutto flottante.
Sicuramente l'esperienza nella loro isola è stata veramente molto interessante e noi vorremmo portarci un piccolo pezzo di Totoro in valigia, chissà magari possiamo realizzare un'isola galleggiante su qualche laghetto in Italia. Ma se tutto quello che abbiamo visto può sembrare veramente unico, questa radice non finisce ancora di stupirci. Adesso ci fanno vedere come mangiano questa pianta. Incredibile come questa pianta serva praticamente a tutto. Wow. Wow. Es la raíz de donde sale. Sì, sì, sì. Ah, esto es lo que se come. Se come. Se pela como banana. Wow. Ese è il maduro del lago Titicaca, eso. Ah. La puntita si baja. Puedes comer. Agarrar, sacarte. Vediamo di cosa sa. Sembra una specie di cetriolo. Più leggero perché è leggerissimo. Contiene aria. Abbiamo lasciato la famiglia adesso che ci ha accompagnato per questa esperienza veramente incredibile sul lago e sulle isole. Il nostro Perù finisce qui, adesso comincia la lunga marcia verso la frontiera. Sarà un po' difficile perché domani hanno confermato dei blocchi molto pesanti e dobbiamo arrivare stasera praticamente. Quindi raccoglieremo delle informazioni dalla polizia e poi tra un po' ci metteremo in viaggio. Vediamo un po' che succede. È inutile dirvi che per quanto ci siamo goduti questa esperienza, ci sentivamo comunque un po' in ansia per il fatto che non stavamo proprio viaggiando sereni. E questo perché con un paese in rivolta mettersi a visitare e fare i turisti non è proprio il massimo. Ci sarebbe tanto piaciuto dormire su questa isola e viverla ancora più intensamente di quanto non avessimo già fatto. Ma siamo super soddisfatti di quello che abbiamo imparato oggi e la famiglia che ci ha ospitato è stata veramente incredibile. Ma ora siamo pronti a prendere una decisione necessaria per il nostro viaggio. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo tra qualche giorno per il prossimo.